Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. L'Italia batte Israele per 5-4 e mette un altro mattoncino in quella che è una rincorsa verso la qualificazione ai mondiali 2026. Comunque possiamo dirlo, bisogna essere onesti, una fatica incredibile, una partita anche avvincente dalle mille sfaccettature, ma ne parleremo in questo video e chiacchiereremo anche di tante altre cose. Comunque vi voglio ringraziare, siamo vicinissimi a quota 5.000 in soli 7 mesi, mancano veramente 20 iscritti, quindi forza ragazzi, grazie per il supporto, ma soprattutto lasciate un commento, un mi piace, anche perché più mi supportate più riusciremo poi a portare contenuti sempre più interessanti. Comunque ragazzi, questa è stata una partita veramente incredibile. Gattuso ha rimescolato le carte, forse ce lo si aspettava, forse no. Io ho avuto dei dubbi quando sinceramente ho visto la formazione iniziale dell'Italia, non tanto per il fatto che ci fossero stati dei cambi, ci può anche stare, si giocano due partite molto ravvicinate, quindi è una scelta che può anche essere comprensibile, ma credo perché mi aspettavo, dopo l'arrivo del tecnico, che magari ci fosse l'intenzione di dare un po' di continuità a questa squadra, visto che chiaramente avevamo affrontato un'avversaria di livello inferiore all'ultima partita, però insomma c'erano delle insidie in questa sfida contro Israele e le abbiamo che notate. Bisogna sempre essere abbastanza onesti e valutare il valore dell'avversario, però credo che insomma è stato anche raccontato durante questa partita sulla Rai che se si conosce Israele, ormai sappiamo che a livello di nazionali giovanili stanno facendo molto bene, ma oltre a quello iniziano ad avere anche dei giocatori insomma di buon spessore anche internazionale per quella che è la prima squadra. È chiaro, non stiamo parlando di Germania, non stiamo parlando di Spagna, ma anche la nostra nazionale è in un momento un po' di diciamo di rifondazione, quindi le partite possono essere insidiose anche contro squadre che sulla carta magari non sembrano così forti. Basti pensare insomma da noi juventini, visto che questo è un canale che parla normalmente di Juventus, conosciamo bene le insidie di giocare contro squadre come Parma, dove abbiamo vinto all'ultimo minuto con gol di Locatelli l'anno scorso per qualificarsi in Champions, quindi insomma non si può più dire che ci siano squadre proprio materasso. Comunque andiamo a dare un'occhiata a quella che è stata la formazione iniziale dell'Italia, anzi partiamo invece dalla classifica. Credo che sia importante dare un'occhiata a dove siamo oggi, così tanto da poter chiacchierare e vedere cosa è cambiato. Allora, come vedete la Norvegia chiaramente rimane sempre in prima posizione a 12 punti, noi adesso abbiamo raggiunto Israele a quota 9, ma abbiamo una leggera differenza reti migliore ed è chiaro che la partita di oggi anche poteva finire in maniera diversa, perché sul 4-2 forse una nazionale più esperta avrebbe messo la partita in ghiaccio invece di andare a farsi rimontare di 2 gol e poi insomma vincere quasi all'ultimo momento al cardiopalma. Comunque la situazione è questa, vedete che siamo ancora in gioco, abbiamo mangiucchiato ancora un po' di differenza reti, anche se purtroppo insomma se fosse finita 4-2 saremmo finiti ancora più vicini alla Norvegia con soli 5 gol di differenza. Comunque questa è la classifica, mi sembra anche giusto insomma darci un'occhiata insieme e iniziamo ad analizzare il primo tempo. L'Italia non è partita bene, anzi è partita in grande difficoltà e credo che abbia sofferto tanto la dinamicità di Israele, che sicuramente ci ha messo in difficoltà nonostante il possesso palla fosse più dalla nostra parte, però ci ha messo in difficoltà per quanto riguarda il dinamismo. Diamo un'occhiata anche in realtà a quella che è stata la formazione iniziale, perché secondo me è interessante andare a capire cosa è cambiato, così mentre chiacchieriamo vediamo anche a cosa mi riferisco. Allora, come vedete c'è stato un cambio per quanto riguarda i centrali, quindi Mancini è andato a prendere il posto di Calafiori e poi c'è stato il cambio anche di Zaccagni sostituito da Tonali con l'ingresso di Locatelli. Questo cambia parecchio quella che è la nostra, diciamo, il nostro DNA e anche un po' del dinamismo a metà campo, perché lo conosciamo bene alla Juventus. Locatelli secondo me fa delle cose fatte molto bene, le ha fatte anche in questa partita quando è andato in più di una situazione, soprattutto verso il finale, a recuperare dei palloni importanti, però sicuramente abbassa un po' il dinamismo di quello che era il centrocampo, che invece con Tonali e Barella secondo me aveva trovato un po' di più il filo della situazione. Poi a me era piaciuto parecchio anche Zaccagni sulla sinistra, quindi ero un po' sorpreso.
Quindi comunque l'Italia secondo me ha iniziato in difficoltà per quello che è stato il primo tempo, e si è visto un po' in debito d'ossigeno. Anche per quanto riguarda le occasioni, da parte nostra non ce ne sono state tante, e invece oltre chiaramente al gol annullato, poi all'autogol, siamo entrati un po' in difficoltà. C'è stata quella bella traversa presa da Locatelli, che comunque ci ha fatto ben sperare, anche perché l'Italia insomma va sotto quasi subito, fatica parecchio a trovare il pareggio, fino a quando poi lo trova con quel bel gol di Ken. Poi per quanto riguarda il secondo tempo, insomma, succede un po' di tutto. L'Italia va di nuovo sotto, e ecco, lì mi voglio soffermare. Secondo me un passettino avanti l'abbiamo visto per quanto riguarda l'atteggiamento dell'Italia. In passato, quando si andava sotto, si aveva la sensazione che insomma non avremmo mai più recuperato, un po' come è capitato alla Juventus l'anno scorso, tanto possesso palla sterile come ha fatto l'Italia nel primo tempo, e poi quella sensazione che comunque il gol non sarebbe mai arrivato. Invece il gol arriva con Ken che ha dimostrato di essere sicuramente in palla, un'Italia anche imprecisa in tante situazioni, chiaramente un secondo tempo che parte molto meglio rispetto al primo, dove c'è molta più intensità, c'è più gamba, c'è, non dico più voglia, ma più passo, e anche un po' di attenzione. Però l'Italia va poi di nuovo in svantaggio per 2-1, e poi non solo la recupera ma la ribalta salendo sul punteggio di 4-2. Ecco, questa, ripeto, è la situazione che secondo me ha fatto la differenza, quindi questa voglia un po' di andarsi a prendere la vittoria e di non mollare mai. Però sul 4-2 secondo me pecchiamo un po' di ingenuità, perché diamo l'opportunità, ripeto, a una squadra che ha tanti giocatori dinamici. Solomon sulla sinistra ci ha fatto un po'. Ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo, mi ha ricordato un po', chiaramente a fascia opposta, però Zegrova l'anno scorso contro la Juventus, quando ha fatto venire mal di testa a Cabal. Ho visto un po' la sensazione da parte di Solomon che ha messo in difficoltà insomma la nostra fascia sinistra, e io ripeto, tante disattenzioni in fase offensiva, è chiaro, tanti dicono quando una partita finisce 5-4 vuol dire che ci sono tanti errori difensivi, questo è chiaramente così. L'Italia è anche vittima di due autoreti insomma, una nel primo e una nel secondo tempo, che vanno ovviamente ad avvantaggiare parecchio la squadra israeliana. Però ripeto, una grande risposta. Ho visto ancora affiatamento tra Retegui e Ken, poi insomma un ingresso come al solito di Raspadori che lascia il segno, e poi sul finale, sul 4-4, quando si ha quella sensazione di aver perso l'opportunità di riavvicinarsi alla Norvegia, ma soprattutto di rischiare parecchio, perché sai, quando ci sono 7 minuti di recupero tutto può accadere. Ecco, l'Italia del bene e del male riesce a portarla a casa. Ci sono stati insomma dei brividi anche importanti, c'è stata quell'incredibile azione dove mi sembra fossimo ancora su 4-4, ma comunque Donnarumma fa quel doppio intervento dove poi mi sembra che Di Lorenzo salvi un pallone destinato in rete e poi Donnarumma lo salva in scivolata. C'è voglia e si è vista. C'è tanto da lavorare per quanto riguarda Gattuso. Io credo che la nostra nazionale abbia dei problemi molto grossi per quanto riguarda la difesa. Oggi non mi hanno convinto più di tanto Mancini e Bastoni insieme. Credo anche che Di Marco sia chiaramente non il Di Marco dell'anno scorso, e non soprattutto quel Di Marco al 100% che l'Italia ha mirato più di qualche volta. In questo caso credo che i cambi abbiano dato anche un bel po' di respiro. Cambiasso ha fatto quell'azione importante che poi ha portato al gol dell'Italia, e poi credo che Raspadori appunto entri e segni probabilmente al primo tocco o al secondo tocco. Ci sono delle cose molto positive invece da cui ripartire, se forse la difesa, ripeto, è un po' il tallone d'Achille in questo momento, con i nostri difensori che secondo me fanno fatica un po' uomo a uomo, cioè nel difendere puro. Forse Mancini può fare meglio, anche perché l'ha dimostrato nella Roma l'anno scorso, quindi mi aspetto un pochino di più da parte sua. Però ecco, il centrocampo è forse una delle zone dove vedo delle problematiche per quanto riguarda semplicemente l'intensità. Se si fa giocare a un calciatore come Locatelli, che ha altre qualità, va a recuperare dei palloni, ma in fase di costruzione, e l'abbiamo visto spesso anche con la Juventus, non è un calciatore che porta tanta velocità e dinamismo. Meglio con Barella, a mio parere, e Tonali in mezzo. Poi io vorrei vedere Zaccagni, perché se un calciatore come ha fatto l'ultima partita può creare dei disturbi e ha soprattutto personalità, secondo me andrebbe fatto giocare.
giocare. Ci sono delle note molto positive per quanto riguarda l'attacco, ecco, mi piace molto prima di tutto giocare con 2 punte, secondo me si danno meno punti di riferimento, ma soprattutto anche oggi ho visto un lavoro fatto molto bene e molto sporco per quanto riguarda soprattutto non tanto Ken che fa 2 gol sì importanti e di pregevole fattura, ma Retegui oggi fa un lavoro molto ma molto importante, fa tanto reparto, fa tante sponde, anche su quel gol di Politano ancora un colpo di tacco su una palla insomma difficile e mezza sporca, e fa vedere come abbia veramente imparato molto bene non solo a usare il corpo, ma ad avere anche la personalità in alcuni momenti di prendersi un po' la squadra sul groppone, ma non molla mai, non molla su un pallone, e si è vista anche insomma la carica di Gattuso in panchina che si sente ancora quasi pronto a vestire gli scarpini, però sa bene che questo è semplicemente l'inizio, c'è tanto su cui lavorare e chiaramente il crocevia sarà la partita di ritorno con la Norvegia, anche se sarà interessante capire cosa farà la Norvegia, visto che la prossima partita che avrà sarà quella con non durante questa sosta, ma la prossima sarà contro Israele, e sarà interessante vedere insomma quello che succederà, perché Israele ha dimostrato già all'andata di essere una squadra pericolosa, perse 4-2 contro la Norvegia, e poi anche oggi ha dimostrato di avere comunque quel dinamismo che può mettere tante nazionali in difficoltà. Ecco, la buona notizia è che sembra che dall'anno prossimo cambi un po' quelle che sono diciamo la cadenza delle pause pre-nazionali, vedremo quali saranno le conferme, comunque si parla di magari una sosta più lunga, però speriamo non all'inizio del campionato. È chiaro che nonostante io, come vi ho detto più di qualche volta, apprezzi parecchio la nazionale, credo che comunque le partite ci debbano essere, però è chiaro che metterle dopo la seconda giornata di campionato toglie tanto il ritmo a quelli che sono insomma le squadre di Serie A e al campionato, ma soprattutto porta anche dei rischi per quanto riguarda il sovraccarico e alcuni infortuni. Per il momento sembra che ci sia andata bene, e quindi vedremo come va a finire. Comunque ragazzi, chiaramente sarà una qualificazione, una diciamo strada verso la qualificazione abbastanza lunga e problematica. Come vediamo l'Italia è ancora in questa situazione di stallo, come è normale che sia, stiamo costruendo qualcosa di nuovo con un coach nuovo, quindi ci vorrà pazienza, ma comunque si vedono delle cose positive, anche se è chiaro che forse la partita di oggi una nazionale esperta, come ho già detto, la portava a casa 4-2 o forse anche 5-2, e a quel punto ci saremmo avvicinati molto di più alla differenza reti con la Norvegia, ma soprattutto magari avremmo evitato di finire una partita il cardiopalma come quella di oggi contro la nazionale, che chiaramente non ci si può aspettare sia al nostro livello. Ultima informazione di servizio per quelli che sono invece i followers juventini, scusate. Ci sono, è tornato a casa dal ritiro col Portogallo Chico Conceição, sta facendo gli accertamenti per capire se quello che ha sentito è semplicemente un risentimento muscolare, qualcosa di più serio, ma comunque vi terrò informati, anche perché da domani si torna a parlare di Juventus anche su questo canale. Comunque ragazzi, vi ringrazio ancora, essere quasi a quota 5.000 è veramente un onore, mi raccomando, interazioni, ditemi la vostra opinione, e come sempre Forza Italia, ma soprattutto anche Forza Juve.